come from Basra to Baghdad and now you go to Slimani. Yeah. Right? That's your information. Yeah. That's for your safety. You know that the most terrorist attacks are at the checkpoint. So the fastest and the most safety way for foreigners is just Let's cross. go away. No. It's true. That's no. You know that it's like No. Cioè, furbi loro, si mettono a vendere le loro cose sui dossi, dove la gente rallenta. Bandiere Fortino Curdo. E allora siamo già arrivati. Stiamo per entrare in Kurdistan iracheno. Registration. Hello. How are you? Fine, thank you. Where you go? Sulemanie. Why are you going to Slimani? Tourism. Tourism. Where are you coming? From Baghdad this morning. From Baghdad? Yeah. We enter in Basra. We have the visa. Your friend? My wife. Your wife? Yeah. Okay. So after Slimani, you're going to Erbil. Yes. After that, you're going to Turkey. Turkey. We go home. Success. Good luck. Okay, so we need to register the motorbike. How does it work? Don't use anything. You can go. We can go? Ok. Yeah. Good luck. Possiamo andare? Fine. Sì. Questo era il confine col Kurdistan, è stato velocissimo, controllo passaporti e via andare. Siamo in Kurdistan, iracheno, per la prima volta. Fichi secchi e datteri, dappertutto le bandiere del Kurdistan. Vediamo se i benzinai hanno regole diverse nel Kurdistan iracheno, se possiamo fare benzina. Mi sa di sì, finalmente. Fantastica. Comunque pazzesco, siamo riusciti a fare benzina di nuovo in una pompa di benzina normalissima, sperando che la benzina sia migliore di quella che abbiamo trovato l'ultima volta, perché la moto veramente faceva dei rumori sinistrissimi, andava in prenotazione semplicemente facendo ciù. L'unica differenza è che la benzina costa il doppio, 80 centesimi circa, no, 60 centesimi circa. Fammi fare il calcolo. 10 diviso 18, 55 centesimi al litro. Meglio da Turchia che 1,30 €. Thank you. E qua Iraq, Kurdistan, le due bandiere. Qualche milione di abitanti deve averla Soleimani. È immensa. Guardate un po' che skyline. Ando 20 km dopo Sulmani da un amico biker. Davanti c'è Youssef con la sua Africa Twin del 93, bellissima, e l'altro suo amico che adesso ci raggiunge, e fanno parte del gruppo dei bikers della zona, e adesso ha insistito per portarci in un posto bello, ci ha detto, ci tiene veramente tanto, e quindi andiamo. Eccolo qua. Polvere, me fa mangiare. I know sometimes life can be tough, and you feel like you just had enough. Guardate che bello questo posto, la nostra stravolta, in riva al fiume, ha questa un'area di camping, campeggi, è molto pacifico e ci sono queste bellissime montagne alle spalle. Questo
sono bravi, ci hanno portato in un bel posto. Ok. Lui è uno dei nostri amici, bikers, è Kurdish, è curdo. Yusuf. So, oh thank you. Carini. Oh, thank you. Let's toast. Notiamo che stanno nuotando. Dei pazzi che stanno nuotando. Vi giuro che ci sono 30 gradi, ma insomma è fresca, deve essere l'acqua. Ci stanno offrendo. Thank you. Carini. C'è che il cavallo. Nice. Ah, le sue figlie. Very nice. Music Kurdish. Ta ta. Nice. Thank you. Che carini. Che accoglienza. Thank you. Vai. Ma che accoglienza stupenda, non ci conoscono neanche. Tutto perché abbiamo una passione in comune, le moto. Siamo partiti stamattina da Baghdad alle ore 6:30, svegliati alle 5. E ora che ora è? Sono le 4:20. Fantastico. Quindi oggi avremo fatto circa 600 km. E da Baghdad a Erbil in giornata. Guardate ma che belle montagne. Stupende. Comunque non è che stiamo correndo a casa perché non vogliamo visitare il Kurdistan o l'Iraq meglio. Io ho questa gara fra 2 settimane e ci sono diverse cose da fare e risolvere prima di poter partire per la Svezia. A fine ottobre parteciperò al Gotland Grand National, che è una gara di enduro cross country in salsa svedese, ossia fangosa, con pietre scivolosissime, radici nascoste, drammi vari. Il tracciato, il lap, il giro è di 22 km. Si classifica meglio chi in 3 ore di gara, ci vuole una resistenza non da ridere, fa più giri possibili. E questo è praticamente subito dopo che saremo tornati dal viaggio. I paesi comunque non facili dove viaggiare. Massima attenzione quando guidi nel traffico, caldo sovrumano. Ieri parlavamo che c'è stato un attentato suicida in Belucistan, molto vicino a dove siamo passati l'anno scorso. Ma sì, per cui insomma, cioè tanto tutti dobbiamo morire, perché starsene a casa preda dalla paura, andare a viaggiare, scoprire questo mondo bellissimo con la luce del tramonto, è veramente bellissimo. Comunque l'accoglienza irachena è stata stupenda, devo dire. Bella questa strada, tutta curve. Guarda che bella questa strada. Serpentello. Bellissima. Comunque io sono ancora sconvolta. Eravamo mezzi morti a ora di pranzo. Abbiamo bevuto una Red Bull e ci siamo ripigliati. Siamo resuscitati. Ma c'è la Red Bull? Droga, taurina. E anche oggi ti sei giocata un altro jolly, Francesca. Sarà il quinto della giornata. C'è una luce, sembra di essere su un paesaggio lunare. La strada per Erbil è bellissima. Sì, l'asfalto è un po' un disastro. Ma è stupendo. Ma a distanza di 2 chilometri. Qua ci rompono le palle sicuro, Amedeo. Look for it. Veni. Yes. Basra. Bene,
l'ultimo. Mi sono anche tappate le orecchie adesso. 1150. Non mi ricordo più come si fanno i tornanti. E ho anche freschino. Che bello. Che panorama, Si vede una mazza. Fatto sta che era da diverse settimane che non avevo freddo. Da un malo forse in Georgia. Ok. Siamo arrivati a Erbil. Devo dire che il Kurdistan ha tutto un altro aspetto rispetto all'Iraq federale. Sembra un altro paese proprio. Ce l'abbiamo fatta alle 6:30, 7. Siamo arrivati a Erbil, l'ultimo avamposto prima di entrare in Turchia. Temperatura come siamo? 30 gradi, ottimo. La benzina è aumentata ad oggi verso l'ora di pranzo 60 centesimi, adesso è aumentata a 90 centesimi al litro. Se si è viaggiato soltanto nel Kurdistan iracheno non si può dire di aver visto l'Iraq, perché proprio si tratta di due mondi completamente diversi, ma anche, per dirvi banalmente, i cartelloni pubblicitari, no? Quelli ai bordi delle strade. Da quando sono entrata in Kurdistan, io donna magari ho l'occhio più attento, ho notato tantissimi cartelloni pubblicitari dove le donne sono con i capelli sciolti, vestite in maniera professionale, non so, da avvocato piuttosto che impiegata. La comunicazione anche pubblicitaria racconta molto di un paese. Non vi scorderò mai dove ero, o in Romania o in Ungheria. C'era la pubblicità di un hotel rappresentata da questa ragazza all'interno di due fette di pane, tipo la ragazza hamburger, e l'indicazione albergo. No ragazzi, cioè, e questo insomma racconta abbastanza. Arrivati ad Erbil 12 ore dopo, ma non è finito qua il video. Adesso scarichiamo le moto e andiamo a visitare la città di Erbil e vi portiamo con noi. E dopo 500-620 km Siamo a Erbil. siamo a Erbil. Abbiamo cambiato un po' i programmi, la cartina di stamattina è sbagliata. Dovevamo fermarci sulle manie, sto perdendo l'equilibrio perché sono completamente fritto. Sta dormendo in piedi a Sì, cioè distrutti. Abbiamo deciso di andare a Erbil. Adesso dobbiamo tornare a casa. Il nostro viaggio l'abbiamo fatto, adesso ormai siamo addirittura dobbiamo tornare a casa. Comunque, dietro alla Francesca, in realtà anche dietro di me, c'è la cittadella di Erbil, uno dei siti dove l'umanità per più a lungo ha vissuto nella storia dell'umanità, perché è antica di 6.000 anni, questo vuol dire che già del 3000 a.C. c'è gente che ci abitava. È un landmark eccezionale del Kurdistan iracheno. È chiuso perché ovviamente bisognerebbe venirci da mattina, ma sarà un'occasione di venire un'altra volta. Anche perché il Kurdistan perché non so è più facile. se l'abbiamo spiegato, anzi adesso andiamo a cercare, camminiamo mentre andiamo a cercare da mangiare e vi spiego sta roba qua. Allora, di fatto il Kurdistan è una regione talmente tanto autonoma che ha i suoi ufficiali di frontiera, nonostante sia dentro di fatto all'Iraq. Questo produce il problema che loro hanno un visto cioè il visto curdo, e gli ufficiali di frontiera, quando voi arrivate dalla frontiera della Turchia, vi danno il visto curdo, ma non vi danno il visto iracheno. E questo è un cacchio di problema, perché praticamente ci stanno investendo, guardate che bello, Allah Akbar. Il problema è perché se voi entrate dal Kurdistan, di fatto vi danno, cioè dalla Turchia all'Iraq, di fatto incontrate solo la frontiera col Kurdistan, vi danno il visto curdo e non vi danno il visto iracheno. Questo vuol dire che voi non potete andare in Iraq federale, cioè sotto il Kurdistan. Invece, se entrate dall'Iran sotto il Kurdistan, cioè non entrate in Kurdistan ma entrate nell'Iraq federale da sud, allora vi danno il visto iracheno, che è valido anche in Kurdistan. Perché vi ho raccontato sta roba? No, aspetta, perché l'ho raccontato sta roba? Perché l'ho raccontata? Non mi ricordo più. Siamo arrivati a Santa Urfa, l'antica Edessa.